Buongiorno amici, eccoci nel giorno 10. Oggi ci dirigiamo verso il Parco Naturale del Biocovo e poi oggi pomeriggio invece faremo sempre mare, andando verso sud come abbiamo detto, e venite con noi. Abbiamo lasciato l'appartamento, abbiamo salutato male il gattino dell'appartamento, però insomma questo era un po' offeso stamattina. Ora andiamo prima a fare colazione e poi ci aspetta un'oretta di macchina circa per arrivare al parco. Allora vi starete chiedendo perché siamo all'ingresso di una casa qualunque fuori dal parco di Biocovo? Perché i biglietti sono esauriti per 3 giorni consecutivi. Salterà. Io pensavo che non lo conoscesse nessuno perché cercando su internet comunque quando cerchi cosa visitare in Croazia non c'è. Comunque vi diamo qualche info sul parco. Il parco si estende dalla città di Makarska a Vrgorac e quest'area è stata ufficialmente proclamata parco naturale nel 1981. Il punto più alto del Biocovo è lo Sveti Jure, che è una cima che è alta circa 1760 metri ed è la terza più alta della Croazia. Inoltre è presente la grotta Amfora, che è una delle più profonde della Croazia con circa 800 metri. Nel corso dei secoli le popolazioni locali hanno sfruttato quest'area principalmente per l'allevamento e per l'agricoltura. Ora noi proseguiamo verso l'isola di Pelgesac, andiamo a Sabbioncello, che è la città principale, facciamo pranzo e poi dopo pranzo andiamo al mare. Ragazzi, abbiamo fatto la cazzata, abbiamo appena preso i biglietti per il 22, quindi sarebbe dopodomani, che è il giorno in cui rientriamo, alle 7 di mattina, quindi molto probabilmente ci dovremo svegliare alle 4:30 perché casa nostra è a un'oretta circa da qua e bisogna essere qua minimo 10 minuti prima, quindi saremo qui per le 6:50 e sarà bella tosta, però volevamo proprio entrarci e vederlo, quindi vi faremo sapere. Ora vi faccio vedere il bello di avere la macchina. Quella laggiù dovrebbe essere la Bosnia, siamo veramente molto vicino. Tra l'altro andando verso Pelgesac c'è un pezzetto di Bosnia che è l'unico che tocca il mare, poi ve lo facciamo vedere. Questo qui comunque è il bacino di Sen. Riprendiamo il viaggio. Sulla strada ci sono tutte queste bancarelle di frutta fresca con anche delle fontanelle per tenere al fresco la frutta. Siamo quasi sul punto dove la Bosnia tocca il mare e a Metkovic in questo caso c'è questa piana incredibile. Qui in questo punto è pieno di coltivazioni, per quello c'erano tutte le bancarelle con la frutta e qui passa molta acqua e quindi sfruttano l'acqua del fiume per quelle fontane che vi dicevamo. Tra poco saliremo sul ponte che ci porta alla penisola di Pelgesac e proprio qui più avanti c'è lo sbocco appunto sul mare della Bosnia. Allora ragazzi, volevamo darvi una curiosità diciamo sulla penisola di Pelgesac. Appena arrivate c'è una cittadina che si chiama Stone, ovvero Stagno. In questa cittadina viene raccolto il sale. La cosa carina è che potete farlo anche voi, ovvero vengono organizzati dei workshop in cui si va a raccogliere il sale a mano, ad esempio dalle 6 di mattina alle 12 con una pausa in mezzo. E per fare questa cosa qua, quindi voi magari imparate qualcosa o fate un'esperienza e loro in cambio vi offrono alloggio, pasti, tutto gratuito e anche ingresso a determinati festival della città. Questo si svolge da luglio a settembre, quindi penso che valga soltanto per questi mesi qui e sicuramente è un'esperienza carina da provare. Macchina parcheggiata, andiamo a farci un giretto. Comunque bellissimo perché c'è la città con le montagne dietro, è stupendo. Allora l'acquisto compulsivo è stato fatto, questo sarà l'inizio della collezione di cappellini in giro per il mondo. Comunque colori della Croazia,
rosso, bianco sulle scritte, e c'è il blu da qualche parte, non ricordo, è bello. Comunque c'è un sacco di umidità, un botto rispetto agli altri posti. Tira meno vento. C'è il distributore delle granite che va, ma il baracchino è chiuso. Allora, girettino fatto, ora torniamo verso la macchina e andiamo verso la spiaggia di Divna Beach, che dista 20 minuti. Sì. Comunque il mare con le montagne dietro è uno spettacolo. Probabilmente quest'isola è una delle cose più belle che abbiamo visto qui in Croazia, per me assieme a Pag anche. A malincuore lasciamo questa splendida spiaggia, a mani basse la più bella che abbiamo visto, e andiamo al supermercato e ci dirigiamo verso casa, che abbiamo un'oretta più o meno. Abbiamo trovato un altro spot per vedere il tramonto sul mare. Non so cosa fosse, ma in realtà mi sa che è un monumento di guerra, mi sa, perché vedo c'è una rappresentazione di un momento di guerra, insomma, di una scena di guerra. Tra l'altro c'è questo obelisco gigantesco, quindi ora vediamo se riusciamo a trovare qualcosa. Vedete, qui ci sono persone decedute negli anni della seconda guerra mondiale. Abbiamo scoperto che è un monumento ai caduti della seconda guerra mondiale. Comunque, pur essendo un luogo diciamo un po' pesante, rimane in un bellissimo punto panoramico. Torniamo verso la macchina. Tra l'altro qua, come potete vedere, ci sono i resti di quello che era un hotel e un ristorante che sono stati abbandonati dopo la caduta della Jugoslavia. E proprio qui sotto questi graffiti c'è un cartello che spiega le varie zone di produzione del vino, perché Pelješac è un'isola molto importante per la produzione del vino. E inoltre ci sono segnati i vari luoghi tipo winery, agriturismi, wine bar, dove appunto poter degustare il vino. Come dicevamo prima, l'isola di Pelješac è molto famosa per la produzione del sale, e proprio per questo sono state costruite delle mura difensive nell'era del dominio di Dubrovnik sull'isola, proprio per proteggerla da nemici esterni, e queste mura sono tra le più lunghe d'Europa. Queste mura si estendono tra Mali e Son e sono lunghe circa 5 km e vengono definite come la muraglia croata. Pelješac è la seconda penisola più grande di tutta la Croazia, la seconda dopo l'Istria, e si estende per 70 km. Allora, io sarei voluto entrare nell'hotel, ma la Mati non vuole, quindi andiamo a casa. Questo potrebbe essere quasi un ciao che la Croazia ci sta dando, un arrivederci, un qualcosa, perché è molto bello. Manca un giorno, ma un po' di dramma. Sì, lo vorrei prendere così, diciamo.